So before we close, let me talk about another very, very important thing that I found in your work, and is building skills starting from decisions. So you told me about this skill that you're teaching to your learner, and how this is important, and not only for your basketball players, but I think for every learner. Quindi quindi, come avete visto, l'approccio di BJ è quello di insegnare per prima cosa non tanto le competenze, saper tirare bene o meno a canestro, ma saper decidere. Quindi un rapporto, se volete, inverso. Prima ti insegno le situazioni e a capire le situazioni, poi ti insegno a cosa farci con queste situazioni. Lui lo chiama costruire competenze iniziando dalle decisioni, e ho chiesto appunto di spiegarci cosa intende con questo concetto. Thank you. Yeah, so I like to call it building skills downstream from decisions. And so kind of combining that with what we just talked about, the binary decision making, and following a similar principle. I was actually just remembering that it was an Italian economist, Vilfredo Pareto, that came up with the Pareto principle is the 80-20 rule. But the same concept here, where we could work on 1,000 different skills, but the 20% of those skills that happen the most frequently in game is where we can really make the most progress, have the most leverage. And so when we're working through the decision framework, we're finding what are the most common decisions, and then based on our two best options we identified coming out of that decision, what are the skills we need to execute that decision. And we can build a lot of layers, a lot of branches of the decision tree, and a lot of skills that go along with each branch. But just having that framework and getting players to understand the context of the game where the decision is before they have to work on the skill dramatically increases their motivation to practice the skill, because they know how it's going to be used. Yes, that's just brilliant. Dice appunto questo approccio che lui chiama approccio al contrario, a partire dalla decisione per avere le competenze, è fondamentale, soprattutto nel lavoro che fa lui, quindi è legato allo sport, perché nello sport puoi andare a selezionare il 20% delle situazioni che succedono nell'80% del tempo di una partita, e lavorare solo su quelle, e otterrai degli ottimi risultati lo stesso, piuttosto che andare a disperdere l'attenzione tua e dei tuoi atleti. E quindi appunto si torna a quanto aveva detto prima, si costruisce la situazione nella quale l'atleta impara la decisione, impara cosa deve fare, e dopo, solo successivamente, si insegna la competenza che serve. Devi tirare, ti insegno a tirare da 3 punti, da vicino, da lontano e quant'altro, devi dribblare il tuo avversario, ti insegno a dribblare, ma prima di questo viene il fatto di poter decidere. I'm thinking about this concept, and I will keep thinking, I think, for months. So thank you very much, BJ, because I think it's something very, very I think useful for every kind of learning. We talk a lot about also in animal training about discrimination. So it's basically knowing what to do in that situations, and I think it's something so overlooked in our general learning that your approach is life changing. That's my idea. That's my personal opinion. Let me translate in Italian. Ho detto semplicemente che il fatto di insegnare prima a decidere e poi cosa fare è semplicemente un'idea assolutamente geniale. E si parla di discriminazione, saper decidere cosa fare, ma di solito prima si insegna a fare e poi si insegna a decidere, e io penso che l'approccio contrario, l'approccio opposto che ha BJ, sia veramente innovativo, ecco, ed è una cosa che mi darà da pensare sicuramente nei prossimi mesi.